Ciao ragazzi, benvenuti in questo fantastico nuovo video. Oggi facciamo assieme il sapone pizza. Tanto volevo ringraziare Alessio Zan per essersi abbonato al canale con l'abbonamento base e Loredana Azzei per essersi abbonata all'abbonamento premium. Vi dà il vantaggio di vedere i video in anteprima già la domenica anziché il martedì e a volte anche prima, e avere l'accesso alla mia chat Telegram privata, quindi per poter chattare con me e tutti gli altri abbonati al canale. Come ricetta potete usare la ricetta che volete. Io vi consiglio di usare la cera d'api e una fragranza che acceleri e almeno mezzo litro di sapone per la base, le olive e i pomodorini della pizza e 350 grammi di sapone per la mozzarella e il pomodoro, e tenere una temperatura di almeno 50 gradi. Se non avete la cera d'api o una fragranza che accelera, potete mettere per ogni colata di sapone un cucchiaio di zucchero. Bene, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti. Vediamo cosa dobbiamo fare. Eccoci! Allora ragazzi, io userò la cera d'api e la fragranza Millionaire che fa accelerare in una maniera incredibile, quindi il sapone si rassoda praticamente quasi all'istante. Temperature userò sempre i 50 gradi soliti che uso quando faccio i saponi con la cera d'api. Facciamo prima una colata per la pizza e qua ho messo del concentrato di pomodoro e della spirulina per fare i pomodorini e le olive. Se non avete visto il video sul colorante naturale vi lascio qua in alto il link, andate a vederli perché sono uno più bello dell'altro. Poi faremo un altro sapone in cui verseremo il pomodoro e la mozzarella e andremo a unire il resto delle olive e dei pomodorini. Bene ragazzi, allora la nostra parte liquida e la nostra parte grassa sono a temperatura, entrambi a 50 gradi. Li unisco assieme, vado di mini primer, traccia leggera per iniziare. Ok, un atomo di sapone dove c'è il pomodoro, un po' dove c'è la spirulina. Faccio già la colata per la pizza e metto la fragranza Millionaire, come vi ho detto, perché accelera da paura. Guardate un po', sembra già pasta. Se non avete la fragranza Millionaire, non sapete come fare ad accelerare, vi consiglio di usare lo zucchero, un bel cucchiaio di zucchero, non un cucchiaino, un cucchiaio. Direi che si possono usare anche le mani. Cerchiamo di fare un po' di bordo. Spettacolo ragazzi, viene proprio voglia di mangiarla se non fosse per la fragranza che scoraggia leggermente. Adesso usiamo un cucchiaio perché, come vi ho detto, si sta addensando. Non vi preoccupate che non siano perfette, potete usare anche gli stampini per il ghiaccio, quelli quadrati. Poi andremo a rifinire in modo da farle rotonde. Stessa cosa i pomodorini. Bene, ci vediamo tra una mezz'oretta, anche un'oretta, quando si sarà abbastanza rassodato per poterli togliere dallo stampo e iniziare con la seconda fase. A dopo. One eternity later. Bene ragazzi, tanto che aspettiamo che soda e oli vadano a temperatura per fare la colata di pomodoro e mozzarella. Ho diluito con dell'alcol isopropilico, se non ce l'avete potete usare anche l'alcol quello 95 gradi per fare i liquori, dell'amica marrone e dorata.
per fare l'effetto cottura dei bordi. Bene, adesso andiamo a tagliare le olive e i pomodorini. Bene, la nostra parte liquida e quella grassa sono a temperatura, le uniamo assieme. Andiamo di mini pimer, traccia super leggera. La splitto in due per fare sia la mozzarella che il sugo. E anche in questo caso metto un po' di fragranza Millionaire, o potete mettere la fragranza che volete. Il bello è che in questa pizza c'è davvero il pomodoro. Cucchiaio. Tocco finale, una spolverata di origano. Bene, noi ci vediamo tra 24 ore per vedere com'è venuta e vi dico ancora due cosette. Ciao ciao! The next day. Eccoci, sono passate 24 ore, è ora di togliere la pizza dallo stampo. L'ho leggermente ricolorata con mica rossa e verde, un po' come ho fatto con i bordi, quindi ho diluito la mica con l'alcol isopropilico. Questo perché asciugandosi tende a schiarire. Guardate un po' che bella che è. Adesso la tagliamo, non so se usare il tagliapizza, vediamo. È meglio usare una spatola, ragazzi. Ed ecco qua il nostro sapone pizza. Bene, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti. Se poi vi può interessare potete abbonarvi al canale e avere anche fantastici vantaggi. Noi ci vediamo per il prossimo video, ciao ciao!